Per le scene crude che in questo episodio vengono narrate e descritte, ti consiglio di ascoltare tu per primo i contenuti, in modo da verificare se possano essere adatti ad un pubblico più giovane. Odisseo è riuscito, senza sforzo alcuno, a piegare il suo arco e a tendere la corda, mentre tutti i proci si erano cimentati, ma inutilmente. L'arco ha riconosciuto il suo padrone. Ha poi vinto la gara delle scuri. La sua freccia è passata attraverso i fori e si è conficcata nel muro. Telemaco ora lo ha raggiunto e gli sta al fianco, con la spada pronta ad essere sguainata e una lancia che pare sentire già l'odore del sangue. Ora è tempo di preparare una bella cena per questi Achei, con la luce della sera, e di divertirsi in altro modo con il canto e con la cetra, che allieteranno questo banchetto, una danza di morte. Grazie agli amici su TV che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Giorgio Irlandese di Brescia. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Alex, Valentina e Anna 601. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizanè da Cambridge, Tommaso V, Giulia 168, Francesco, Michele e Stefania. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 275, La vita di Odisseo, episodio 35, La strage dei Proci. Odisseo si strappa i cenci di dosso con un sol gesto e quei cenci cadono ai suoi piedi come la pelle vecchia di un serpente. Resta lì, a lato del focolare che crepita, la pelle resa scura dal sole, le cicatrici dei 20 anni di guerra e di mare e in mano l'arco. È ancora un uomo dall'aspetto di un mendicante, ma sul suo corpo affiora qualcosa che è sempre stato lì, sotto i panni, e che adesso emerge tutto insieme. È la postura, è la voce, è il modo in cui un uomo di colpo smette di essere curvo e si raddrizza. Sotto quella pelle rugosa si muove il guerriero che ha distrutto Troia. È stato lì, coperto, ad aspettare. Odisseo salta sulla soglia rialzata del Megaron, rovescia ai suoi piedi la faretra e le frecce cadono in mucchio sul pavimento con un rumore secco, asciutto, che nella sala improvvisamente silenziosa suona come una piccola grandinata. Ne raccoglie una, la incocca e poi, ridendo, esclama: «La gara è finita. Ora, con l'aiuto di Apollo, colpirò un bersaglio che nessuno ha ancora colpito». La freccia vola. I proci sono ancora seduti ai loro posti. Antino è in piedi, vicino al tavolo, con in mano un grande cratere a 2 manici. Lo sta portando alle labbra. È destinato ad essere lui il primo a morire. Antino è sempre stato il primo tra i proci più insolenti, il più arrogante, quello che per primo ha proposto di uccidere Telemaco, ed è giusto che sia anche il primo a cadere. La freccia gli entra nella gola e gli esce dalla nuca. La coppa gli sfugge dalle mani e rotola sul pavimento. Dopo un lungo attimo in cui pare non accadere niente, il tempo riprende a scorrere. Il sangue erompe a fiotti dalla bocca e dalle narici di Antino, mentre la testa gli si rovescia all'indietro. Il vino e il sangue si mescolano insieme, scorrono nello stesso rivolo e nessuno, per un istante, riesce a capire cosa sia appena successo. Antino, come istintivamente, cerca di fare un passo indietro, ma cade riverso, scalciando con le gambe in un ultimo anelito di vita. Il suo corpo, rotolando, trascina con sé il tavolo che si rovescia.
I pani e le carni e le coppe degli altri rotolano per terra insieme a lui. Antino muore in un ultimo rantolo. Prima ancora che l'eco dei piatti e dei tavoli rovesciati si perda, i proci si alzano in piedi tutti insieme, in un movimento solo, come uno stormo che si leva. Qualcuno grida: «Straniero, nella tua imperizia hai colpito un uomo. Sarà l'ultimo errore della tua vita». Pensano tutti ad un incidente, immaginano che il mendicante abbia con leggerezza maneggiato l'arco e che la freccia sia partita per disgrazia. I proci si girano verso le pareti per prendere le armi e uccidere quel mendicante. Le pareti sono nude. Se ne accorgono solo adesso. Le lance, gli scudi, gli elmi, che la sera prima erano appesi tra una colonna e l'altra, non ci sono più. Telemaco, la sera prima con il padre, le ha portate via tutte. La sala in cui hanno mangiato e bevuto per anni è diventata all'improvviso una sala vuota di ferri. Solo le loro spade alla cintura, niente lance, niente scudi. Cominciano a comprendere di essere in una trappola. Odisseo parla. La voce è bassa, ma non c'è nessuno in tutta la sala che non la oda. «Cani, dicevate che non sarei mai tornato dalla terra dei Troiani. Avete consumato la mia casa, avete costretto le serve a giacere con voi, avete corteggiato mia moglie con me ancora vivo e non avete avuto paura degli dei che abitano il cielo, né della vendetta degli uomini che sarebbe venuta. Ora il vostro filo è stato tagliato». Eurimaco è il più rapido di mente. Si fa avanti di un passo, alza le braccia, parla. La sua voce ha la pieghevole calcolata di chi sta cercando una via d'uscita. «Odisseo, se davvero sei tornato, allora le tue parole sono giuste. Hanno fatto cose ingiuste in questa casa, ma il colpevole di tutto era Antino. È lui che spingeva, è lui che proponeva, è lui che voleva persino uccidere tuo figlio. Adesso è morto e ha avuto quello che meritava. Noi, gli altri, ti ripagheremo per il danno. Ognuno di noi ti porterà 20 buoi, oro e bronzo, finché il tuo cuore non sarà sazio. Ma risparmiaci la vita». Odisseo lo guarda. Non si muove dalla soglia. La risposta è secca. «Eurimaco, anche se mi deste tutto quello che avete ereditato dai vostri padri e tutto quello che potreste mettere insieme da ogni parte del mondo, le mie mani non smetterebbero di uccidere prima che voi abbiate pagato fino in fondo. Adesso scegliete, combattere o fuggire. Ma non credo che qualcuno di voi sfuggirà alla morte». Eurimaco capisce in un istante che non c'è scampo. Estrae la spada. Grida agli altri di fare lo stesso, di lanciarsi tutti insieme contro l'uomo sulla soglia, di sopraffarlo con il numero. Si butta avanti per primo. La freccia di Odisseo lo prende in pieno petto, sotto il capezzolo sinistro. Eurimaco si piega in due, la spada gli cade di mano, urta con il viso il bordo del tavolo rovesciato e finisce a terra contorcendosi. Per qualche secondo i suoi piedi continuano a battere il pavimento, poi si fermano. Anfinomo è il terzo, si getta contro Odisseo con la lancia in pugno. Era una delle poche armi rimaste nella sala perché Anfinomo se l'era tenuta accanto durante il banchetto. Non arriva ad usarla. Telemaco gli è alle spalle. La lancia di Telemaco entra fra le scapole trafiggendolo. Anfinomo cade in avanti con il suo stesso slancio, lui che era il più ragionevole dei pretendenti, lui a cui Odisseo, da mendicante, ha tentato di salvare la vita con un avvertimento sussurrato e che non ha voluto sentire. È il primo uomo che Telemaco uccide. Telemaco è un giovane di 20 anni che fino a 3 mesi fa non si era mai allontanato da Itaca, che pensava al padre come una figura mitica, qualcuno di cui parlavano gli Aedi e basta. E adesso ha appena conficcato una lancia nella schiena di un uomo e costui è caduto. Un'emozione fortissima, ma non c'è tempo per pensarci. Parla ad Odisseo. «Padre, corro a prendere altre armi per me e per i 2 fedeli, e un'arma per te se le frecce finiscono». Odisseo annuisce senza voltarsi. L'arco è ancora teso, l'occhio sui proci. Telemaco corre alla camera dove le armi sono state messe al sicuro la sera prima. Ne porta giù 4 corredi completi, scudi, elmi, lance, 4 per loro 4. Perché in quella sala, contro più di 100 uomini, non sono solo in 2, sono in 4.
Come ricorderai, Eumeo il porcaro è entrato nel Megaron poco prima e Filezio il bovaro con lui. Sono i due servi fedeli a cui Odisseo fuori nel cortile si è rivelato. Hanno seguito il padrone dentro la sala, hanno chiuso le porte alle loro spalle e adesso sono accanto a lui. Non sono guerrieri, sono un porcaro e un bovaro. Uomini abituati a maneggiare bastoni da pastore e coltelli da macellaio, ma in quel momento sono i soli in tutta Itaca che stanno dalla parte del re. Telemaco, nella fretta di portare giù il primo carico, lascia inavvertitamente aperta la porta della camera delle armi. Non si è accorto che qualcuno dalla sala lo ha seguito. Melanzio, il capraio di Odisseo, che è anche il fratello della più superba fra le ancelle, Melanto, si è schierato da tempo con i pretendenti. Porta i capretti migliori, beve con loro, li aiuta in tutto. Giusto ieri, mentre Odisseo da mendicante si stava recando a palazzo, Melanzio gli ha tirato un calcio sull'anca passandogli accanto. Adesso scivola fuori dalla sala da un pertugio laterale seminascosto e raggiunge la sala delle armi con la porta lasciata aperta da Telemaco. Riempie le braccia di lance, scudi, elmi, scende, comincia a distribuire le armi ai proci. Costoro, che fino a un istante prima erano disarmati, riprendono fiducia. Odisseo se ne accorge subito. Il problema non è soltanto che adesso i pretendenti hanno le lance, è anche che il rapporto di forza, in 4 contro più di 100, comincia a contare in modo serio. Manda Eumeo e Filezio. Salite voi, fermate Melanzio. Se è ancora lassù a fare il secondo carico, bloccatelo lì. I due salgono in silenzio da un'altra scala. Lo trovano chinato a raccogliere lance, lo afferrano. Melanzio si dibatte, urla, ma i due servi fedeli lo dominano senza fatica. Sono uomini di campagna, hanno braccia abituate al peso degli animali. Lo gettano a terra, gli legano dietro la schiena polsi e caviglie con una corda doppia, poi passano una corda sotto le ascelle. La fissano a una trave del soffitto e issano Melanzio fino a lasciarlo penzolare a mezz'aria con i piedi che non toccano il pavimento. Eumeo lo fa tremare con una sola frase: stai lì e aspetta che venga il tuo turno. Chiudono la porta e scendono. Melanzio resta lassù, sospeso tra il pavimento e il soffitto, a oscillare lentamente al proprio peso, mentre sotto di lui, attraverso le travi del soffitto del Megaron, comincia a salire il rumore della battaglia vera. E in quella battaglia, improvvisamente, si aggiunge qualcuno. Nella sala, di colpo, accanto a Odisseo appare un altro, un uomo anziano dal profilo familiare. È Mentore, o almeno ha la faccia di Mentore, il vecchio amico di Odisseo, a cui 20 anni prima, partendo per Troia, il re aveva affidato la casa e la cura del figlio. Prova ad immaginare il cuore di Odisseo in quel secondo. Non può essere Mentore, non sarebbe potuto entrare nella sala chiusa. È lei. È la dea dagli occhi di civetta. È Atena, che ha preso le sembianze del vecchio amico per stare accanto al suo eroe nell'ora più dura. I proci la vedono, pensano che sia davvero Mentore e gli urlano contro, da uomini che hanno ormai perso ogni misura. Mentore, non startene da quella parte, vieni dalla nostra, oppure sappi che verremo a cercarti dopo, quando avremo finito con Odisseo, finiremo con te e con la tua famiglia. Atena ascolta, non risponde. Volta il viso verso Odisseo e lo guarda, e in quello sguardo c'è una specie di sorriso antico, come di chi ha già visto tante battaglie e che sa già come andrà a finire questa. Poi la dea si trasforma in rondine, batte le ali e va ad appollaiarsi su una trave del soffitto. Resta lì. Da lassù, sotto le travi annerite dal fumo, una rondine guarda la sala. Non è un segno per i proci che la rondine non la vedono. È un segno per noi che leggiamo. È il modo che ha Omero di dirci che gli dei sono presenti, ma anche che non intendono combattere al posto degli uomini. Atena è lì, sotto il tetto del Megaron, e da lì assiste, veglia su Odisseo. Le mani che uccidono rimangono quelle di Odisseo e di Telemaco. La rondine guarda e basta. I proci sono ancora un'ottantina, forse più. Si organizzano. Uno di loro, un certo Agelao,
Prende la parola e cerca di dare ordine alla loro disperazione. 6 alla volta tiriamo lance, mirate al solo Odisseo. Se cade lui, gli altri si arrenderanno. 6 lance partono insieme, 6 punte di bronzo che attraversano la sala, dirette al petto di Odisseo. Nessuna lo colpisce. Una si conficca nella porta, una sbatte contro la trave, una si pianta nella parete. Una scivola di striscio sullo scudo di Eumeo, una sul pavimento, una passa ad un palmo sopra la testa di Telemaco e va a infilarsi tra le pietre di una colonna. Le frecce di Odisseo e le lance degli altri 3, no, quelle vanno a segno, sempre, una dopo l'altra. Il bronzo entra nei petti dei pretendenti, come entra nella terra di un campo a primavera, senza incontrare resistenza. Hai già capito. È la dea, è la rondine sotto le travi che guida i colpi e ne devia a altri. Omero non lo sottolinea, lascia che il fatto si veda da sé. Il senso di Atena in questo momento, come ti dicevo, non è di sostituirsi agli uomini, è di rendere giusto ciò che gli uomini fanno. Le lance dei proci sbagliano perché i proci sono dalla parte sbagliata. Le frecce di Odisseo colpiscono perché sono dalla parte giusta. È una visione teologica molto antica, forse consolatoria, ma è anche la visione del mondo su cui Omero costruisce questo canto, ed è dunque corretto prenderla sul serio. Le frecce di Odisseo ad un certo punto terminano, sono finite presto in realtà. L'arco grande è un'arma di apertura delle ostilità, non di battaglia prolungata. Odisseo lo posa. Telemaco gli porge lancia, scudo ed elmo. L'eroe si arma per il corpo a corpo. Adesso è un duello di bronzo contro bronzo, dentro una sala stretta dove i 4 stanno schiena alla soglia e i proci cercano di sopraffarli con il numero. Ma i proci continuano a cadere. Fra i pretendenti che sono ancora in piedi, ce n'è uno che si stacca dal gruppo e fa una cosa diversa. Si butta in ginocchio davanti a Odisseo, gli abbraccia le ginocchia con tutte e 2 le braccia. Il gesto antico della supplica, quello che presso i greci nessuno osa disprezzare, e parla con la voce rotta. Si chiama Liodete. È una ruspice, un indovino. È quello che ha tentato per primo di tendere l'arco, ricordi? E non c'era riuscito. È anche, in mezzo a quella combriccola, l'unico uomo mite. Non ha mai preteso troppo dalle ancelle, non ha mai partecipato alle proposte più infami. È rimasto lì per inerzia, per debolezza, perché stava con gli altri. Odisseo, ti supplico in ginocchio, abbi pietà di me. Ti giuro su tutto ciò che è sacro, io non ho mai disonorato nessuna donna in questa casa. Cercavo di trattenere gli altri quando potevo. Sono solo un indovino, un uomo dei segni. Risparmiami. Odisseo lo guarda dall'alto, con la spada in mano e il sangue degli altri sul braccio, fino al gomito. Sei una ruspice. Vuol dire che hai pregato gli dèi in tutti questi anni perché io non tornassi. Hai chiesto agli dèi che mia moglie fosse di un altro e che mio figlio non avesse più un padre. I tuoi auspici si compieranno adesso, su di te. La spada gli stacca la testa dal corpo con un solo colpo. La testa di Liodete rotola sul pavimento e si ferma mentre sta ancora muovendo le labbra. Sta ancora pregando per aver salva la vita. Una preghiera che non è bastata. Anche l'ultima preghiera di una ruspice giunge alle orecchie degli dèi. Non sappiamo se gli immortali avrebbero risparmiato la vita a Liodete. Odisseo? No. Poi c'è un altro che si butta in ginocchio, stavolta davanti a Telemaco. Si chiama Femio. È l'aedo di casa, il cantore. Ha una cetra fra le mani e la posa a terra. È un uomo magro, con le mani sottili, la voce buona. Ha cantato per anni in quella sala. Prima per Odisseo bambino, poi per Telemaco bambino, poi quando i proci sono arrivati per loro, perché non aveva scelta. Telemaco, sai che non sono uno di loro. Sai che cantavo perché mi costringevano. Sai che non ho mai voluto stare in mezzo a quella gente. Ti prego, di a tuo padre di risparmiarmi. E proprio in quel momento, da un angolo della sala, esce anche Medonte, l'araldo. È rimasto nascosto sotto un seggio per tutta la battaglia, coperto da una pelle di bue. Esce adesso anche lui e si getta ai piedi di Telemaco. Medonte è quello che da bambino si occupava di Telemaco quando la madre era impegnata. Gli portava i pasti, lo accompagnava nei giochi, gli teneva la mano mentre il padre era in guerra e nessuno sapeva ancora che la guerra sarebbe durata 10 anni. Telemaco
si volta verso il padre, la sua voce in mezzo al sangue. Diventa di colpo la voce di un ragazzo. «Padre, risparmiali. Non sono dei pretendenti. Femio cantava perché costretto e Medonte si è preso cura di me da bambino. Non hanno fatto niente di male». Odisseo abbassa la spada, sorride a suo figlio e dice solo «sì». In mezzo a una sala piena di morti, in mezzo al sangue che ancora cola dalle pareti, l'eroe che ha appena ucciso 80 uomini ascolta suo figlio e risparmia 2 vite. Femio e Medonte si rialzano lentamente, increduli di essere ancora vivi. Escono dal Megaron. Telemaco li accompagna alla porta. Dice loro di sedersi nel cortile, di aspettare fuori finché tutto non sia finito. È un dettaglio civile, profondo. Va sottolineato perché è la chiave di tutto il canto. Odisseo non è un assassino. È un re che sta facendo giustizia e che dunque deve saper distinguere. Gli dei hanno deciso di punire i pretendenti, non vogliono vedere puniti l'Aedo che non aveva scelta e l'Araldo che faceva il suo mestiere. E Odisseo, in mezzo al massacro, lo capisce. Non perché glielo dice un dio, ma perché glielo chiede suo figlio. Ed è suo figlio che prima di entrare in quella sala non aveva mai ucciso nessuno, a riportare nella sala un grammo di pietà. E poi, finalmente, il rumore si ferma. Solo il crepitio del fuoco nel focolare, null'altro. E in tutta la sala non c'è nessun pretendente in piedi. Sono tutti a terra. E alcuni morti subito, altri agonizzanti, altri che si trascinano contro le pareti, lasciando dietro di sé la scia rossa del loro sangue. Odisseo si ferma e si guarda intorno. Ha la lancia in mano, uno scudo al braccio, l'elmo in testa ed è coperto di sangue dalla cintura ai capelli. Il suo e quello degli altri, mescolati insieme, così da non potersi più distinguere. Telemaco è accanto a lui e ha lo stesso aspetto. Eumeo e Filezio, un po' più indietro, ansimano con le mani sulle ginocchia. Sotto le travi del soffitto una rondine batte le ali, una volta sola, leggera, ma nessuno la sente. E Omero qui fa una delle cose più sue. Invece di descriverci i corpi uno a uno, invece di farsi attraversare la orrenda sala rossa con lo sguardo, ci consegna una similitudine memorabile. Immagina un pescatore che ha tirato la rete del mare con dentro diversi pesci. Li ha rovesciati sulla riva e adesso giacciono lì sulla sabbia, sotto il sole, ammucchiati uno sull'altro, boccheggiano, aprono e chiudono la bocca cercando l'acqua che non c'è più. Brillano per un attimo di squame e poi si spengono, uno alla volta in silenzio, e smettono di muoversi. Così, dice Omero, giacciono i pretendenti nella sala. È uno degli innumerevoli passaggi memorabili di tutto il poema. È anche, se ci pensi, un dono che il poeta ci fa. Per centinaia di versi ci ha raccontato un combattimento e adesso, quando deve mostrarci il suo esito, sceglie di non mostrarcelo direttamente, sceglie di tradurlo in un'immagine di mare e di pesca, di portare lo sguardo via dal Megaron e fuori, in un giorno qualunque, su una spiaggia qualunque, dove un pescatore sta facendo il suo lavoro e dei pesci semplicemente muoiono. E il modo in cui ci dice la morte di tanti uomini alla fine è una cosa di natura, accade come accade tutto. Non è gloriosa, non è mostruosa, è un fatto del mondo, come la pesca, come la sera, come il sole che sta posandosi sulle colline di Itaca. Odisseo abbassa la lancia. Fuori dalle finestre alte del Megaron la luce è già rossa, sta annunciando la notte. La giornata è cominciata con la sfida a tirare l'arco nella gara delle scuri, la giornata della festa di Apollo, la strage dei proci. Questa giornata non è ancora finita. Manca qualcosa. Manca la cosa più dura. Le ancelle infedeli che vanno chiamate giù dalla loro stanza al piano di sopra. Manca Melanzio, che è ancora appeso alle travi della camera delle armi e aspetta il suo turno. E manca Penelope, che sta dormendo, di sopra, in fondo al palazzo, in una stanza dove non è arrivato nessun rumore. Atena le ha mandato un sonno profondo perché non sentisse niente. Lei non sa ancora che suo marito è tornato. Sta dormendo nel suo letto antico,
Quel letto che fra poco sarà il segno con cui i due si riconosceranno. Ma non è ancora il momento. Fra il sole che cala dietro Itaca e il momento in cui Penelope aprirà gli occhi e saprà tutto, restano ancora alcune scene. Sono le più dure del poema. Te le racconterò nel prossimo terribile episodio. Nel prossimo episodio, Euriclea scende nella grande sala e Odisseo le impone il silenzio sui morti. Le 12 ancelle infedeli vengono chiamate a pulire la sala e poi punite. Melanzio paga il prezzo del tradimento. Tutto viene purificato con il fuoco e con lo zolfo. E finalmente Euriclea sale al piano di sopra, alla porta della stanza dove la regina sta ancora dormendo. Ti aspetto. Fatti sentire. La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.